Ogni viaggiatore, per quanto possa amare il mondo nel suo complesso, ha sempre un luogo o un viaggio a cui riserva un posto speciale nel proprio cuore. In passato vi ho raccontato diversi paesi, ma adesso voglio proprio parlarvi di un luogo unico e senza tempo che nel mio cuore occupa proprio quel posto speciale. Ma andiamo con ordine. Prima conosciamoci. Ciao, Sono Stefano Tiozzo e con questo video vi porterò prima in paradiso e poi all'inferno. In una parola, Islanda. Ok, è la notte del 3 marzo, sono in Islanda e sto sorridendo perché ho appena realizzato uno dei sogni della mia vita. Bellissimo. Prima di svelarvi questo incredibile mistero, è bene spendere due parole su quest'isola misteriosa. In Islanda vivono 300.000 persone, ovvero un terzo degli abitanti di Torino. Di queste, la maggior parte vive intorno alla capitale Reykjavik, quindi il resto del paese risulta praticamente deserto. L'Islanda è un'isola vulcanica tutt'altro che tranquilla. Ci sono circa 200 vulcani che ogni tanto decidono di farsi sentire, un po' come quello dal nome strano del 2010. In Islanda non esistono autostrade e ferrovie, c'è una sola strada che gira intorno all'isola, la Hringvegur. Le strade che passano in mezzo sono piste sterrate, percorribili solamente d'estate. In Islanda non esistono nemmeno i cognomi, la gente si chiama aggiungendo figlio o figlia al nome del padre. Se mio padre per esempio si chiamasse Olaf, io sarei Stefano Olafsson. Sounds good! Islanda significa terra di ghiaccio ed effettivamente qui si trovano ghiacciai, iceberg, cubetti di ghiaccio, piogge di ghiaccio e persino la non piacevolissima nebbia di ghiaccio. Ma che ci crediate o no, quassù non fa mai troppo freddo perché la corrente del Golfo fa sì che la temperatura scenda di poco sotto lo zero anche durante l'inverno. Questo ovviamente sarebbe vero se in Islanda non ci fosse sempre un vento micidiale. Vento o no, ammetto di essere abbastanza drogato di Islanda e ogni volta che salgo su un aereo diretto a Keflavik provo sempre una piacevole sensazione domestica. Si torna a casa. Che in questo caso si accompagna alla possibilità di un memorabile party di benvenuto indetto da Sua Maestà l'Aurora Boreale. Trascurando il fatto che sto volando con dei sociopatici e stiamo atterrando a Reykjavik, è sereno, l'attività aurora è fortissima. Nemmeno il tempo di atterrare e già siamo per strada diretti fuori città alla ricerca delle regine della notte, che non si fa nemmeno attendere troppo nonostante fossimo conciati come dei rapinatori di banca. Sembriamo un po' dei delinquenti, I loschi individui che si nascondono sotto i passamontagna sono loro, i miei compagni di viaggio, ovvero Marta, Alessio e Mario. E la mattina successiva, dopo una colazione spacca stomaco, facciamo quello che qualunque turista di solito fa appena arrivato in Islanda, ovvero uscire da Reykjavik e puntare dritti al cosiddetto Circolo d'Oro. Dicesi Circolo d'Oro, una triade di attrazioni turistiche molto gettonate per la loro bellezza e per essere a meno di un'ora di strada da Reykjavik, ovvero Thingvellir, Geysir e Gullfoss. Thingvellir è una vasta pianura nota per essere stata la sede del primo parlamento della storia, oltre 1000 anni fa, e per essere attraversata da un'enorme spaccatura che segna la separazione tra la placca continentale europea e quella nordamericana. In pratica uno dei rarissimi luoghi della Terra dove la dorsale medio-atlantica affiora in superficie. Ecco, molti turisti si limitano a questo, ma non sanno che a pochi passi di distanza da lì si nasconde Oxarafoss, una delle innumerevoli cascate islandesi, e che d'inverno scorrono attraverso uno spettacolare schiera di spade di ghiaccio. Ma la cascata più famosa del Circolo d'Oro, e forse dell'Islanda intera, è senz'altro Gullfoss, ovvero la cascata d'oro, la cui bellezza non ha certamente bisogno di parole, che oltretutto farei anche fatica a pronunciare per via del vento micidiale in cui ci siamo imbattuti al nostro passaggio. Vento allucinante. Il Circolo d'Oro si conclude poi con il vero e proprio simbolo dell'Islanda, ovvero Geysir, un'area geotermica attiva dove la terra fuma, l'acqua bolle, la neve si scioglie e dove la natura offre uno spettacolo più unico che raro, ovvero l'eruzione dello Strokkur, il geyser più preciso e affidabile d'Islanda, se non forse del mondo intero. È la terza volta che mi capita di passare da queste parti, ma ogni volta rimango ipnotizzato nell'osservare i movimenti dell'acqua che si gonfia e che si sgonfia ciclicamente. Sembra quasi di osservare il pianeta respirare, con un respiro che si fa poco a poco più agitato, fino poi ad esplodere, quasi come se fosse un colpo di tosse della Terra, liberando in aria una colonna di acqua e vapore alta fino a 20 metri. Geysir, tutto il mondo ha dato il nome al fenomeno dei geyser. Il famoso, che il nome di grande geyser, in realtà è spesso da circa una ventina d'anni perché i turisti ci buttavano dentro le piedi.
dopo aver quindi avuto un assaggio del tipo di meraviglia che l'Islanda ti può offrire, puntiamo verso sud per ricongiungerci alla Hringvegur, ovvero la strada principale d'Islanda che ne percorre il perimetro passando accanto alle sue principali bellezze paesaggistiche come la cascata Seljalandsfoss, famosa perché volendo ci si può anche fare un giro dietro, oppure come Skogafoss, ma in generale è tutta la costa sud dell'Islanda ad offrire scenari di rara bellezza, dal grande impatto estetico ed emotivo, senza che un posto debba magari avere per forza un nome preciso. Fu poi verso la fine del giorno che la strada da nera diventò bianca e sempre più bianca man mano che ci avvicinavamo al villaggio di Vik, colpito nel pomeriggio da una forte tempesta di neve, di cui vedevamo gli esiti al nostro arrivo, appena in tempo per mangiare qualcosa al volo e uscire a rivedere le stelle e danzare con l'aurora boreale, che ci credete o no, per la seconda sera consecutiva. Io non me lo volevo dire, ma questo latte ha quagliato. Anche il tuo in fondo l'ho visto. Le facce esaurite di Marta e Alessio sono la prova tangibile di quanto fossimo stanchi, ma nonostante la bellezza di una mattinata innevata, c'era un pericolo in agguato. Vedere un paese di mare come Vik completamente coperto di neve è un'esperienza incredibile. Se vogliamo fare i pignoli un problemino ci sarebbe. Dato che ha nevicato tantissimo ieri, le strade, stando al sito della viabilità nazionale, sono in condizioni non tanto buone. Siccome il tempo in Islanda è un casino, a maggior ragione d'inverno, gli islandesi sono organizzatissimi e hanno un sito che in tempo reale ti dice in che condizioni sono tutte le strade del paese, di modo che chi deve viaggiare sappia che cosa va incontro. Ogni tratto di strada ha un colore. Verde, tutto ok. Giallo, piccole chiazze di ghiaccio qua e là. Azzurro, strada scivolosa. Blu, strada molto scivolosa. Bianco, strada coperta di neve. Rosa, guida difficile, ovvero strada con 20 cm di neve. Nero, strada in condizioni difficili, cioè con 40 cm di neve fresca. Rosso, non se passa. Nel nostro caso la strada era rosa, ma Mario non sembrava preoccuparsene. Come la vedi? Bello, bello, meraviglioso. Siamo grandi. Non so se nel suo latte fosse sciolta qualche sostanza psicotropa o se più semplicemente si sentisse dentro che sarebbe stata una giornata stupenda. Sta di fatto che dopo aver dissotterrato la nostra macchina siamo andati verso la spiaggia di Vik, attraversando le strade ancora vergini di spazzaneve del centro città, per poi trovarci accompagnati da due cani stupendi che non vedevano l'ora di giocare e di accompagnare i nostri passi in uno scenario surreale, dove la spiaggia nera di sabbia vulcanica incontra la neve fresca a pochi passi dal mare, avendo come sfondo i celebri faraglioni di Vik. È come essere in un mondo in bianco e nero, però a colori. È fantastico. Come dire, era una mattinata fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e la dimostrazione di questo arrivò poco dopo. Una delle cose più belle nei pressi di Vik è un promontorio che dovrebbe pronunciarsi Tirolei. C'è una strada un po' complicata per arrivarci, con la neve che ha fatto ieri non so se ci arriviamo, però noi ci proviamo. E in effetti la strada era tutt'altro che in buone condizioni già sulla Hringvegur, figurarsi nella deviazione sterrata verso il suddetto promontorio, ma sono cose che si dimenticano in fretta quando ti ritrovi davanti a uno spettacolo del genere, o quando guardi le onde del mare passare sotto quest'arco di roccia che rende famoso questo promontorio, o ancora quando ti accorgi che al mondo c'è gente decisamente più stordita di te. Di certo però le strade islandesi sono un problema per chi le sottovaluta, ed è così che ci siamo trovati in una serie di situazioni di salvataggio a difficoltà crescente. Livello base: ragazze tedesche con macchina 4x4 sprofondata a bordo strada. Roba facile, basta un po' di forza bruta. Livello avanzato: Praticamente il nostro viaggio in Islanda è una missione, perché è la seconda volta che troviamo un qualcuno impantanato. singaporiani con gomme lisce a trazione anteriore. Ma anche qui, alla fine basta una spinta bella decisa. Dai che ce la fate, dai! Livello master: Into the Wild. Non so se chiedermi da quanto tempo è lì con la macchina o perché è lì. Sono due domande affascinanti allo stesso modo. Ma c'è da ammettere che non siamo ancora così tanto bravi. Ad ogni modo, queste sono esperienze che accrescono la fiducia nel nostro mezzo, e così ci inerpichiamo su questa strada stretta e coperta di neve fresca per raggiungere questo magnifico faro, da cui si gode di una vista strabiliante sui faraglioni e sull'arco di roccia di cui vi parlavo prima. Oltretutto, in quel momento, abbiamo anche avuto modo di sperimentare un noto proverbio islandese. C'è un proverbio islandese che dice: se non ti piace il tempo che fa, aspetta 5 minuti. E in effetti il mondo passò in poco tempo da essere in bianco e nero a essere illuminato dalla splendida luce artica. Era quindi ora di proseguire il nostro giro oltrepassando Vik in direzione di Skaftfell.
già di per sé in Islanda non c'è niente, in questa zona c'è meno di niente. Al nostro passaggio ci si presenta uno spettacolo che profuma di Antartide, tale è la distesa di bianco a perdita d'occhio, ma normalmente questa zona avrebbe l'aspetto di una distesa di ghiaia e sabbia grigia attraversata da qualche fiumiciattolo e dalla Ringvegur senza incontrare il minimo segno di civiltà per un sacco di chilometri. E la cosa incredibile è che la ragione di questo paesaggio si trova sotto le montagne che vi si affacciano. Alle mie spalle ci sono i ghiacciai più grandi d'Islanda, sotto i quali ci sono dei vulcani che periodicamente esplodono, sciogliendo il ghiaccio che gli sta sopra. Di conseguenza si crea una massa di acqua sciolta che si riversa a valle con un'ondata di devastazione, come se fosse uno tsunami, solo che arriva dalle montagne anziché arrivare dal mare. Un fenomeno che accade praticamente solo in Islanda, tant'è che è universalmente conosciuto con una parola islandese che è Jökulaup. Jökull in islandese significa ghiacciaio e credo che gli islandesi del sud imparino a dire questa parola prima di mamma, da quante ce ne sono qua giù, e infatti i giorni successivi del nostro percorso sarebbero stati interamente votati al ghiaccio e alle sue 1000 declinazioni, a cominciare da Fjallarlón. Quella alle mie spalle è Fjallarlón, cioè una laguna glaciale ai piedi di uno dei rami del Vatnajökull, da cui si staccano degli iceberg che rimangono intrappolati in questo lago che in questo momento è ghiacciato e sono lì che vagano. Diciamo che è la sorellina minore della Jökulsárlón, che è il posto dove stiamo andando adesso. Bellissimo. Ma ormai è raggiunta l'oscurità e con essa la sconcertante fortuna di vedere l'aurora boreale per la terza notte consecutiva. Lo so, forse sembra un po' retorico dirlo, ma vi assicuro che ogni volta era sempre più magica, perché stavolta c'era addirittura il riflesso nell'acqua, quel genere di cosa che un fotografo si sogna la notte e poi però si sveglia tutto sudato e si rende conto che era tutto un sogno. E invece no, in questo caso era tutto vero. Galvanizzati da tanta fortuna, la mattina successiva puntiamo verso Hofn, che da cosa mi hanno detto si pronuncia Höp, però non lo so, secondo me l'hanno detto un po' per prendermi in giro. Scoprendo comunque per la prima volta dei caldissimi colori autunnali dovuti al fatto che la tempesta di neve del giorno precedente non si era battuta ad ovest di Jökulsárlón e in questo modo il paesaggio da simile Antartide diventò simil Patagonia, ma a ben pensarci ogni paragone in Islanda è inutile e sotto sotto è un piccolo insulto a questa terra così unica e fondamentalmente impareggiabile. In questo momento noi stiamo alloggiando per 2 giorni in un ostello inserito in una borgata di 3 case a fianco alla laguna glaciale. Quindi adesso stiamo andando a Hofn essenzialmente per fare benzina e prendere qualcosa da mangiucchiare perché non c'è niente. Già, la spesa. Mangiare al ristorante in Islanda è roba per miliardari, è difficile spendere meno di 40 euro a pasto per poi mangiare poco più di una zuppa. La stessa zuppa di ieri, peccato che costa 200 krone invece che 1300. Quindi per ovviare a questo dramma ci sono i supermercati e di conseguenza le relative difficoltà. Una delle grandi sfide in Islanda è fare la spesa, perché ci sono queste bellissime cose e questa fa veramente schifo, tipo questa, no? Che però non puoi sapere quanto costano. Se vuoi sapere quanto costano ti devi dirigere verso questa meravigliosa macchinetta prodigio della scienza, dove ci metti il codice a barre e ti dice che costa 635 corone, ovvero 4 euro. Non si può fare. Hofn, oppure Höp, è un posto che profuma di mare in ogni sua via ed è la principale città ai piedi del Vatnajökull, il terzo ghiacciaio più grande del mondo, da cui partono diverse ramificazioni che attraverso le vallate raggiungono le pendici dei monti e sono raggiungibili da noi comuni mortali. Ed è esattamente quello che facciamo, deviando dalla Ringvegur lungo una strada dissestata che porta in braccio a uno dei rami del ghiacciaio, che se non ci fossero Antartide e calotta artica sarebbe il più grande del mondo. È difficile spiegare le sensazioni che accompagnano ogni passo con cui ci si avvicina a questo immenso muro di ghiaccio. E ancora più difficile è provare a camminarci sopra, perché dovete sapere che ho scoperto una cosa incredibile. Tenetevi forte perché non so se riuscite a reggere lo shock. Il ghiaccio è scivoloso, chiedetelo ad Alessio. Io mi sono appena rovinato a terra causandomi quasi l'amputazione del dito. Però in compenso posso metterci un po' di ghiaccio. Volendo sperimentare ogni sfumatura di ghiaccio, dal muro di ghiaccio passiamo ai blocchi di ghiaccio che danzano nella laguna più famosa d'Islanda, ovvero Jökulsárlón. Questo è in assoluto uno dei posti più magici di tutta l'Islanda e penso di poter dire del mondo intero. Qui gli iceberg si staccano dal Vatnajökull, vagano per un certo periodo nelle acque della laguna e poi prendono la via del mare, dove le onde dell'oceano li smembrano e li sbattono sulla spiaggia. Si passa quindi dai cubi di ghiaccio ai cubetti di ghiaccio, di cui è costellata la spiaggia più spettacolare in cui mi sia mai imbattuto. È un posto allucinante. Tra le altre cose, se avete visto la serie TV Fortitude, la scena iniziale della prima puntata è girata qua, quella dove ammazzano l'orso in sostanza. Fighissimo. E
è a tutti gli effetti un paradiso per fotografi, perché la luce del sole che attraversa il ghiaccio permette di immortalare le affascinanti venature dell'acqua allo stato solido. Quanto alle donne, è risaputo, ogni momento è buono per lo shopping. Ma che te ne fai di una Louis Vuitton quando puoi trovare una borsa di ghiaccio? La luce magica del tramonto mi avrebbe poi regalato uno dei momenti più perfetti della mia intera esistenza, di fronte al quale ogni parola perde di significato. Ma non finisce qui, perché a questo punto dovrei svelarvi quella storia del sogno che si avvera. Ma poi mi brucerà il finale del video, quindi passo al mattino successivo, dove dopo una breve visita alle foche che fanno la bella vita ai margini della laguna, iniziamo una lunga traversata verso nord in direzione del lago Mivat. La cosa è tutt'altro che semplice, perché il tratto di strada tra Egil Stadir e Mivatn spesso viene chiuso per maltempo durante l'inverno e non essendoci altre strade percorribili, non è così scontato che riusciremo a raggiungere la nostra destinazione, anche perché le condizioni di guida in cui ci troviamo sono più o meno queste. Ecco, sono sti cumuli qua che sono terribili. E ti stai a destra. Non tirare giù adesso tu! Impazzita. Moriremo tu! Sostanzialmente non si vede nulla, c'è il vento che crea delle righe orizzontali di neve sulla strada, al cui fianco ogni tanto ci sono dei cumuli di neve ammassata che quando li si prende via. Avete appena visto cosa succede. Non benissimo, diciamo, ma in un modo o nell'altro riusciamo a raggiungere Mivatn. Siamo arrivati nei pressi del lago Mivatn. Qui intorno sarebbe tutto bellissimo, solo che non si vede a più di 50 metri perché c'è una tempesta di neve e vento molto forte. C'è un vento che non ci regge in piedi. Però c'è una bella notizia. Ho perso i guanti. Ed è un peccato perché una volta suonavo anche il pianoforte. Vabbè. Ad ogni modo, la nostra fortuna è talmente sfacciata che le nuvole spariscono, regalandoci ancora una volta l'aurora boreale e il giorno dopo il tempo era semplicemente magnifico. Oh, oggi va decisamente meglio. Clima da spiaggia quasi. Quello là è un vulcano. Spento, dicono. Ma ti fidi di un vulcano islandese tu? Non c'è modo migliore di iniziare la giornata che coccolare i tipici cavalli islandesi. Sono una razza pura, bellissima e unica al mondo e protetta dalle leggi locali, al punto che un cavallo che abbandona l'isola non può più farvi ritorno per non contaminare la razza. E complice il fatto che in Islanda non esistono predatori, sono veramente le creature più dolci che esistano. Ma tornando a noi, il lago Mivatn è famoso per essere un concentrato di fenomeni vulcanici di vario tipo. Questo qui, ad esempio, è il Monte Hverfjell, un vulcano spento. Questa invece è l'area geotermica di Verir, un vero inferno in terra, dove la terra fuma, il fango bolle e l'aria puzza di zolfo. È un odore di zolfo incredibile. È come trovarsi in mezzo a un mare di uova marce. Non è proprio buonissimo come odore, però è l'odore della terra, è l'odore della terra. Molto importante, se venite da queste parti, non avventurarsi mai al di là delle linee transennate, perché ci sono dei punti in cui la crosta terrestre può essere talmente sottile e quindi il suolo talmente caldo che può sciogliere le scarpe. Non è bello poi avere la scarpa sciolta, sta anche male. Ci sarebbe in teoria anche il vulcano Krafla da vedere, ma i nostri sogni di gloria si infrangono contro strade chiuse per neve. Ma a pochi chilometri da lì troviamo Dimmu Borgir, che significa foresta oscura e che è un insieme di formazioni laviche solidificate che vagamente possono ricordare gli alberi di un bosco. Sembra un po' il cimitero degli elefanti del Re Leone. Chi di voi ha avuto un'infanzia sa di cosa sto parlando? Intorno al lago, oltre ai crateri veri, ci sono poi i crateri finti, cioè formatisi per l'esplosione di bolle d'aria nella lava al contatto con le acque fredde del lago durante precedenti eruzioni. A questo punto è abbastanza ovvio che ogni 3 secondi da ste parti esplode un vulcano, quindi per sicurezza ce ne andiamo verso Akureyri, fermandoci a vedere Godafoss, la cascata degli dei, nonostante ci fosse un vento a dir poco massacrante, sul serio da non riuscire a stare in piedi. C'ho le crepe nella faccia. È come fare palestra.
È come fare 100 metri contro quel vento, è come fare Step. Quindi fai un culo a capanna veramente. No, sono impegnato a tenere il volante girato di 90 gradi a sinistra perché sennò vado nel campo. Cioè ribalta la macchina, è incredibile. Bello tosto, Una roba veramente allucinante, portava via cavalletto, zaino, Io tutto. non riuscivo a respirare perché mi schiacciava il collo e mi entrava nel naso. Quindi mi sono aggrappata a due uomini, uno di qua e l'altro di là, se no volavo via. Son sicuro che ora che sapete che il vento è un'ottima scusa per farsi abbracciare da una donna, l'Islanda vi piacerà ancora di più, ma tornando a noi, avevamo raggiunto Akureyri, la seconda città più grande d'Islanda, dove ci sembrava una buona idea concedersi una pausa dalla dieta a base di panini e schifezze. Ok, facciamo un po' i TripAdvisor. Mangiare fuori in Islanda non te ne fai meno di 40 euro a testa a pasto. Però se una volta ve lo volete concedere, prendete l'agnello. Perché l'agnello in Islanda è qualcosa di speciale. È in assoluto l'agnello più buono che io abbia mai mangiato. Sto dando con il fungo. Una roba esagerata. Akureyri non ha molto da offrire, se non una via pedonale con qualche negozio, una cattedrale abbastanza inguardabile e in questa stagione un po' di ghiaccio per strada. Non è che sembrano mostrare tutto questo interesse per la pulizia del ghiaccio dalle strade e dei marciapiedi. Eppure prima c'era un ragazzo che ci correva sopra senza problemi. Io rischio di cadere stando fermo. Si vede che sviluppano una tecnica particolare. Da noi la popolazione sarebbe decimata. Ci sarebbe un morto al minuto. Il nostro giro sarebbe quindi continuato verso ovest e la penisola Snæfellsnes e fino a quel momento ogni singola cosa era andata per il verso giusto. Ricapitoliamo un secondo. Il tempo era meraviglioso, abbiamo salvato dei turisti, l'aurora boreale che si fa vedere per 5 sere, dico 5 sere consecutive, e addirittura adesso la strada era pulita, finalmente senza ghiaccio. È un trionfo, siamo baciati dalla fortuna, non ci ferma più nessuno. Tranne lei. Supereroi contro la municipale. Noi non ce l'abbiamo la patente, come facciamo, Ale? Siamo bloccati qua? Secondo me la multa sarà molto salata. Minimo 15.000 corone. Che sono equivalenti di? 120 euro. Minimo. Vedete. Facciamo una scommessa, dai. L'entità della multa è un dettaglio che non voglio specificare perché quando da vecchio riguarderò questo video forse mi convincerò che in realtà tutto questo non è mai accaduto ed era solo un brutto sogno. Fatto sta che da lì il viaggio fu un disastro. Il sole diventò tempesta e tale rimase fino alla fine. Giunti alla penisola Snæfellsnes, il panorama ripreso dalla telecamera era infatti questo e intorno a noi c'era solamente vento, neve, bufera e lava. Potevamo solamente visitare il museo della carne di squalo putrefatta, il cibo più tipico di Islanda, il che la dice lunga. Vi spiego velocemente come si prepara. Buonasera, benvenuti alla nostra rubrica di cucina. Questa sera prepariamo una delizia della cucina islandese, la carne di squalo putrefatta, bella marcia. Perché la carne di squalo non si può mangiare fresca, perché muori, perché è piena di ammoniaca. Però se la fai marcire diventa buona. Quindi noi prendiamo il nostro squalo, che nella fattispecie è un pollo perché lo squalo sarebbe troppo grande, e si taglia a grandi pezzettoni. Ok? Abbiamo tagliato lo squalo, dopodiché prendiamo un contenitore bucato, ci schiaffiamo dentro lo squalo, lo mettiamo sottoterra e ovviamente non c'è una terra perché non posso mettermi a bucare il pavimento. Ricopriamo lo squalo con delle pietre, che sono delle patate ma sono delle pietre in realtà, e si lascia riposare per 3 mesi sottoterra. Una volta passati i 3 mesi prendiamo la nostra scatola, gli togliamo le pietre che nel frattempo avranno spinto fuori tutta l'ammoniaca, prendiamo il nostro squalo, lo appendiamo in questa struttura qua e lo lasciamo così per altri 2 o 3 mesi, fin quando non si forma sopra una crosticina brunastra. Dopodiché si prende un coltello per togliere la crosticina che si è formata e una volta fatto questo si mangia cruda. Praticamente è sushi di squalo. Dopo il giro al museo giunse il momento fatidico dell'assaggio. Ok, ho anche messo da parte la macchina foto per non vomitarci sopra, quindi... Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà. Non male. Devo farlo. Se vuoi, puoi piangere se vuoi, non è... esattamente come desideravo fare. Dopo la multa di oggi, qualsiasi boccone è dolcissimo. Il boccone amaro l'ho già mangiato, Mario.
ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che Sono cose più buone, però se magna. Giunti a Grundarfjörður, la tempesta non accennava a diminuire e noi non potevamo fare altro che sdrammatizzare la tragicità della situazione con il trash anni 90. Al mattino ho fatto poi una sconcertante scoperta sul latte islandese. Allora, vi dobbiamo raccontare due cose interessantissime sul latte che si trova in Islanda. La prima è che si chiama è latte di mucca alla fine. E poi la seconda è che gli mettono dentro la vitamina D apposta, perché siccome qua d'inverno c'è poca luce così non gli diventano le ossa di gomma. Ma come vi dicevo, ci trovavamo a Grundarfjörður, un villaggio ai piedi del monte più famoso d'Islanda, ovvero il Kirkjufell, chiamato così perché si dice che assomiglia a una chiesa. Sarebbe bello fargli qualche foto più bella e starci più tempo, ma tra le varie sfighe delle ultime 24 ore ci si è messa pure la grandine, ovviamente accompagnata dal vento, quindi in poche parole una mitragliata di ghiaccio in faccia fastidiosa come poche altre cose. Per questo motivo dobbiamo rinunciare alla visita della penisola Snæfellsnes per rientrare a Reykjavik e fare finalmente due passi in quella che si suol dire la civiltà. Reykjavik, come tutte le città islandesi, ha ben poco da offrire, se non una cattedrale a forma di colonne basaltiche, un monumento a una nave vichinga e un lago con i cigni dall'aspetto vagamente romantico. Ci siamo trovati sul set del grande cinema islandese. La scena che stanno girando adesso c'è una specie di uomo triste che sta guardando il lago meditando il suicidio con ogni probabilità, con sullo sfondo due turisti che limonano. C'è poi qualche negozio di souvenir dove ti ricordano che in Islanda il tempo cambia in fretta e che nel 2010 un vulcano dal nome impronunciabile ha reso l'Islanda famosa nel mondo, e infine qualche museo ad altissimo contenuto culturale. Dai, andiamo, ti prego, ti prego. Secondo me è un po' una cazzata, C'era poi giusto il tempo di una birra nei locali notturni e in poco tempo ci si ritrova sulla pista di decollo a sistemare i ricordi di un viaggio in una terra straordinaria. Però, aspetta un attimo, mi dimentico qualcosa. Ah già, il sogno che si avvera. Beh, dovete sapere che da tanti anni sognavo di poter fotografare l'aurora boreale sopra gli iceberg di Jökulsárlón. E in effetti c'ero già riuscito, ma la notte del 3 marzo siamo stati testimoni di uno spettacolo di questo tipo. Non una semplice aurora, ma la più forte che io abbia mai visto, e per giunta sopra il mio posto preferito nel mio paese preferito. Non so cosa ho fatto per meritarlo, sta di fatto che un momento così racchiude tutto ciò che l'Islanda ha da trasmettere a chi la vuole scoprire. L'Islanda è un luogo dove le regole del rapporto tra uomo e natura vengono ribaltate. Quassù chi comanda è madre natura e l'uomo altro non può fare che chinare la testa e adattarsi ai capricci di una terra che tra tempeste, tormente, eruzioni vulcaniche, alluvioni glaciali e terremoti ha sempre imposto il suo volere. Sarà perché io amo la natura più di ogni altra cosa, ma credo che uno dei più grandi insegnamenti che si possono trarre da un viaggio in Islanda sia che la natura esige il rispetto e la riverenza che si riservano alle cose più preziose. Solo così è possibile cogliere nelle luci di un tramonto, nella forza del vento, nella quiete della neve, nell'immensa forza silenziosa del ghiaccio e in quella turbolenta del fuoco, una serie di lezioni di vita dal valore inestimabile. Ad esempio, si può capire che nell'universo noi siamo minuscoli e che questa cosa è bellissima. Si può capire che sulla Terra l'uomo è un ospite privilegiato, ma non il padrone di casa. Si può capire che una società frenetica, automatizzata, dove i numeri contano più delle emozioni, ci insegna tutto tranne ciò di cui abbiamo davvero bisogno, e lo si può imparare qui, semplicemente stando seduti a guardare l'acqua che scorre. Sarà per questo che amo così tanto questo posto, e che quando vedo la pista di Keflavik scorrere al mio fianco prima che l'aereo si alzi, mi sembra sempre che un pezzo del mio cuore rimanga a terra. E l'unica cosa che posso fare è provare a condividere con voi tutto questo con un video, con delle parole o con delle fotografie. E tutto questo sperando che possiate capire che quello che c'è quassù non si può descrivere con un video, con le parole e con le fotografie, ma semplicemente con l'anima e la sua infinita sete di meraviglia.
che